Lo stand Cartel di quest'anno, del 2024, è un tributo alla città di Milano. Volevo ribadire il concetto che se esiste tutto questo mondo che ruota attorno al design, a questa kermesse che tutti gli anni cerchiamo di rivitalizzare il più possibile, è perché esiste questa fiera. Spesso la gente pensa che Milano sia una città che ha un fuorisalone con anche una fiera, nella realtà era il contrario e di conseguenza, come la fiera è andata al fuorisalone, volevo che quest'anno il fuorisalone e la città venisse invece in fiera. Questi paraventi che vedete sono un po' degli appartamenti che si possono trovare nel centro storico, piuttosto che nelle nuove abitazioni fatte nelle nuove architetture milanesi, con queste viste o sul parco o su quelli che sono i monumenti, e volevo che proprio questa cosa rendesse il concetto di questa milanesità, se vogliamo, che è anche alla base del design e di questa azienda, molto molto forte. Teresa era stata presentata lo scorso anno come work in progress e quest'anno è definitivamente in produzione, con anche una gamma colori nuova che andrà completamente in produzione, come si vede qua nel display, e diciamo che dal punto di vista del progetto è qualcosa di chiuso, è una lampada comunque che mi piace molto, non penso sostituirà mai la Burci dal punto di vista estetico, ma credo che sia una lampada comunque con un suo carattere molto forte, è abbastanza riconoscibile soprattutto come prodotto Cartel, e questo è molto importante. E la cosa interessante di questa lampada è il fatto di avere due teste. Queste due teste danno a questo progetto, che è unico, un carattere completamente diverso, perché in una, che è questo globo di vetro, rende la lampada una lampada molto più romantica, molto più decorativa, una lampada più, diciamo, nel mood di oggi, di quello che è un certo tipo di decorazione, colori, eccetera. Dall'altra parte quello che abbiamo è invece una testa più tecnica, una testa più piccola, più disegnata, che porta anche dal punto di vista della parte illuminotecnica uno schedino LED, perciò più tecnologica, ma che ci dà la possibilità di avere una lampada che non è necessariamente solo per diciamo una funzione casa, perciò pranzo, living room eccetera, ma può andare anche negli uffici, può diventare una lampada sopra un tavolo riunioni piuttosto che una scrivania. Se vuoi veniva invece da una mia ricerca fatta come la Kabuki su una parte più strutturale, di utilizzare meno plastica, e nonostante fossero delle lampade molto contemporanee erano delle lampade comunque decorative. Ma questa è anche una lampada decorativa, anche se non ha dei fronzoli come stavi chiedendo tu prima, è una lampada che ha un riferimento preciso agli anni 60, agli anni 70, ha un certo tipo di decorazione. Perciò per me la decorazione è molto importante, solo che la decorazione cambia come cambiamo noi. Se penso di essere oggi come ero 20 anni fa, credo sarebbe un disastro, perciò cambia il mio punto di vista, cambia il mio punto di vedere le cose, cambia la mia sensibilità col colore, cambia il mio modo di vedere anche la plastica e i prodotti per Cartel. Perciò è giusto secondo me invece che ci sia questo tipo di evoluzione.